Se dobbiamo dare un viso all'arte del silenzio, sicuramente penseremo a lui, a Marcel Marceau, il più grande mimo di tutti i tempi. Oggi ti parlo di lui, della sua incredibile arte e dell'uomo oltre al trucco. Ciao, io sono Dandy Danno e insieme a Diva G siamo due comici visuali. In questo canale parliamo della comicità, la storia, le tecniche e i suoi quesiti. Sono anche direttore artistico del più grande festival internazionale della comicità muta, il FINC, che si tiene a Taormina nella prima settimana di dicembre. Qui, se sei curioso, lo trovi. Oggi ti parlo del mimo più famoso del mondo, Marcel Marceau. Lui fu l'ambasciatore culturale dell'arte del silenzio e divenne rapidamente il mimo più amato del mondo. Ha deliziato il suo pubblico per decenni con la figura tragicomica di Bip, lasciando sempre senza parole. Il mimo, la sua arte. Ma ti chiederai, cos'è davvero il mimo? Forse abbiamo bisogno di farci aiutare dalla storia. Le origini del mimo risalgono al 500 a.C. nell'antica Grecia. Il mimodramma si può far risalire a Teocrito, a rappresentazioni di vita popolare, all'idionise cittadine nel corso delle quali si iniziò a utilizzare la maschera. Gli antichi romani mimavano situazioni politiche inventando pantomime satiriche. Anche nella città di Atella, tra Napoli e Capua, vi era un genere di teatro muto cosiddetto farsa atellana, con personaggi fissi, prima che si formassero i personaggi della commedia dell'arte o del teatro degli Zanni, originali tra le valli bergamasche. Il più famoso fu Arlecchino, ma nella cinquecentesca commedia dell'arte la cosa evidente è che il volto era coperto da una maschera. Sono tanti i passaggi nel corso della storia, ma nell'Ottocento eccolo riapparire sul palcoscenico, pallido e muto, grazie al mimo francese De Bureau. C'è da dire che con Charlie Chaplin si apre un altro importante capitolo della storia dell'arte gestuale, un eroe romantico col nome di Charlot. Ma questo è un altro filone che entrambi amiamo. Fino a che ci fu una piccola rivoluzione con il maestro Decroux, che non ha coperto il volto con una maschera, ma l'ha coperto con un velo, lasciando parlare soltanto il corpo. Da qui nasce la leggenda di Marcel Marceau. Marcel, il cui vero nome era Mangel, apparteneva a una famiglia ebrea che viveva a Strasburgo, vicino al confine con la Germania. A 16 anni capì il significato dell'occupazione nazista. Puoi immaginare come, per sé e per la sua famiglia, che si trasferì a Limoges, nella Francia centrale. Fu un periodo particolare per lui, tante cose tristi davanti ai suoi occhi, e dovette quindi cambiare il suo cognome per non essere prelevato dai nazisti, sì, che occuparono la Francia. Secondo i racconti di Marceau, quando aveva 5 anni, sua madre lo portò a vedere un film di Charlie Chaplin che lo ammaliò e lì decise di diventare un mimo. Ma la prima volta che si accorse di essere un mimo è stato dopo l'invasione in Francia dai nazisti. Il suo compito era quello di mantenere tranquilli i bambini ebrei mentre li aiutava a fuggire nella Svizzera neutrale, e per farli evadere da quello che vedevano si destreggiò creando delle pantomime improvvisate, gag surreali e comiche. Dopo la fine della guerra del 45 si iscrisse come studente alla School of Dramatic Art al Teatro de Parigi, dove studiò con insegnanti come Joshua Smith ed Etienne Decroux, l'uomo che gli cambiò la vita. Per chi non lo conosce, è stato il vero artefice del mimo corporeo e la sua ossessione lo portò a diventare una vera leggenda nel mondo teatrale. Un giorno te ne parlerò, promesso. Marceau si unì alla compagnia di Jean-Louis Barrault e fu scelto per il ruolo di Arlecchino in una pantomima, Baptiste. La performance di Marceau gli valse un tale successo che fu incoraggiato a presentare il suo primo mimodramma al Bernard Theatre in quello stesso anno, e lì iniziò la sua grande carriera.
Nel 1947 Marceau creò Bip the Clown, che interpretò per la prima volta al Théâtre des Poches, teatro tascabile di Parigi. Nel suo aspetto indossava un pullover a righe e un cappello malconcio con un fiore. L'abito significava la fragilità della vita. E Bip divenne il suo alter ego, proprio come era Charlot per Charlie Chaplin. Le disavventure di Bip con qualsiasi cosa, dalle farfalle ai leoni, dalle navi ai treni, erano illimitate. Marceau disse che secondo lui Chaplin sembrava essere stato l'unico attore di film muti che usava il mimo. L'arte di Marceau è diventata familiare a milioni di persone grazie alle sue numerose apparizioni televisive, ma la cosa incredibile è che ha collaborato con Red Skelton in 3 spettacoli di pantomime. 2 geni del genere insieme. Wow! Famosa fu la sua grande amicizia con Michael Jackson, durata più di 20 anni. Pensa che addirittura MJ lo volle nel suo tour come performer, ma come si sa il concerto fu cancellato dopo che Jackson fu ricoverato in ospedale per esaurimento durante le prove. Jackson, durante un'intervista, ha detto di essere sempre stato in soggezione per l'abilità di Marceau come artista. Ora ti racconto però una cosa che molti non sanno, che va al di là del suo essere artista. Non tutti sanno che durante la seconda guerra mondiale salvò molti bambini ebrei dall'Olocausto, come coraggioso membro della resistenza francese. Marceau infatti fu reclutato dal cugino Georges Longueur, comandante dell'unità segreta di un gruppo di soccorso che aiutava i bambini a fuggire dalla Francia verso i paesi neutrali. Doveva sembrare che stessero semplicemente andando in vacanza vicino al confine svizzero. Tale missione era tutt'altro che facile. Marceau però aveva un'arma segreta, la sua bravura come mimo. Marceau manteneva i bambini tranquilli mentre fuggivano, ma questo non aveva a che vedere con lo spettacolo. Non era ancora famoso, non aveva ancora scoperto il mimo, non sapeva di esserlo. Si serviva delle sue abilità recitative per mettere a proprio agio i bambini, le usava per salvare le loro vite. Se fossero stati scoperti dai tedeschi, nessuno di loro avrebbe avuto scampo. Stava mimando per la sua e la loro vita. Si racconta che quando si imbatté inaspettatamente in un gruppo di soldati tedeschi verso la fine della guerra, riuscì addirittura a fingersi un membro dell'esercito francese, ordinando loro di arrendersi. E lo fecero, tutti e 30. Dopo la guerra divenne il pantomimo più famoso del mondo, come abbiamo visto. Ma l'amarezza e la malinconia furono 2 sentimenti che vissero con lui per tutto il corso della sua vita. Nel 1944 il padre fu assassinato ad Auschwitz. Ho pianto per mio padre, ma anche ho pianto per altri milioni di persone che sono morte. Il destino ha permesso a me di vivere. Questa è una grande responsabilità. Devo portare speranza alle persone che ancora soffrono e lottano. Questo è Marcel Marceau, il grande uomo, oltre il trucco, oltre il vestito che portava. Oggi che riconosciamo il grande artista, il mimo più grande del mondo, forse ci rendiamo conto che l'artista è solo una piccola parte di questo uomo che ha rischiato la vita per gli altri e per salvare i bambini destinati alla morte. Forse l'uomo supera l'artista. Fai conoscere questo grande uomo e artista, condividi il video e lasciami un like per farmi capire che ti è piaciuto. Ti costa poco. Ciao, al prossimo video.